Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi cinesi. Oggi andiamo a vedere le classifiche di ranking e popolarità dei drammi cinesi con Tang Romance presenti su My Drama List. Se mi seguite sapete che ho fatto un video analogo qualche settimana fa riguardante i drammi coreani. Ecco, facciamo la stessa cosa però con i drammi di produzione cinese. Piccola premessa pre-classifica. Allora, il ranking si basa sulle valutazioni degli utenti che stanno guardando, che hanno visto, che hanno iniziato a guardare ma poi hanno abbandonato i singoli drama. Ovviamente il voto è dato dalla media matematica, però i criteri che ogni singola persona applica alla propria recensione, alla propria valutazione, ovviamente sono diversi. Ci sono utenti molto entusiasti che distribuiscono 10 come se non ci fosse un domani, ci sono utenti estremamente severi che riescono a dare a malapena una sufficienza striminzita. Ovviamente il criterio che la fa da padrone è la preferenza, il gusto personale ed è qualcosa che difficilmente si può inquadrare in una serie di parametri perché l'elemento emotivo non è quantificabile o perlomeno non lo è facilmente. Detto questo, io personalmente, in base a quanto ho osservato nella mia esperienza di visione di drammi cinesi e non solo cinesi, infatti già lo anticipai nel video dei drammi coreani, guardate, io vi consiglio spassionatamente, guardate i drammi che hanno una votazione dall'8 in su, perché è più facile che siano fatti in maniera, passatemi questo termine, decente. Ovviamente nessuno vieta a voi e nessuno vieta a me di guardare un dramma che abbia una votazione inferiore all'8, però io personalmente quando mi avventuro in un dramma che ha questo tipo di votazione lo faccio a mio rischio e pericolo, nel senso che so che facilmente ci saranno diversi elementi che mi faranno storcere il naso, però vuoi per la curiosità, vuoi per la trama, vuoi per gli attori, ci si avventura lo stesso. Basta sapere a cosa si va incontro. Detto questo, cioè il mondo dei drammi cinesi è veramente enorme e quindi ce n'è per tutti i gusti e delle proprie opinioni e dei propri gusti personali, francamente, bisogna anche non rendere conto a nessuno. Altra cosa, ultimamente, e parlo tipo nell'ultimo anno e mezzo, la mia preferenza, che inizialmente era molto focalizzata sul dramma cinese, perché io ho sempre amato i drammi cinesi, in particolare quelli storici, perché sono un amante dei cosiddetti cinesi volanti, io li chiamo così, ovvero questi protagonisti, spesso maschili, ma non solo, che mettono in scena queste scene, appunto, queste mosse, questi combattimenti all'ultimo sangue che spesso proprio si fanno un baffo delle leggi della fisica e della gravità. Li trovo estremamente divertenti, con una punta di trash che mi diverte sempre, molto coreografici, molto scenografici anche perché ci sono spesso dei setting, dei costumi comunque molto curati e ripeto, io l'apprezzo proprio tanto. Ultimamente però la mia preferenza si è un po' spostata verso le produzioni di origine coreana. Non che i drammi cinesi non mi piacciono più, però ho notato questa cosa. Laddove le produzioni coreane hanno di norma una durata standard che si aggira nel range dei 12-20 episodi con una preferenza tendenziale verso il 16, la durata della serie sui 16 episodi, i drammi cinesi tendono a essere molto più lunghi. Capite bene che con una durata fissa e comunque abbastanza contenuta la possibilità di inserire detour, di inserire scene ehm, o sottotrame che non aiutano lo sviluppo della trama principale è statisticamente inferiore. I drammi cinesi invece che
si aggirano, di solito una durata minima di un dramma cinese è sui 24 episodi. Ce ne sono più corti, ce ne sono molto più lunghi. Così come per i drammi coreani, non è che non esistono drammi coreani che sono oltre il range dei 12-20 episodi, ce ne sono molto corti, ce ne sono molto lunghi. E ripeto, la tendenza fa parte proprio di un'osservazione meramente statistica, cioè se io ho meno tempo a disposizione, ho meno tempo per raccontare una storia, intendo, ho meno tempo per inserire elementi, fra virgolette, di disturbo, ovvero che non contribuiscono allo sviluppo della trama. Non è detto che non succeda questo, parliamo sempre in generale. Il dramma cinese, ripeto, durata minima, e parliamo sempre in generale, 24 episodi. Ultimamente c'è questa tendenza che io personalmente non apprezzo molto di tenere la durata di una serie sui 36-40 episodi. Il problema qual è? È che la lunghezza di una serie, il numero così, fra virgolette, elevato di episodi, perché comunque 40 episodi sono tanti, spesso non corrisponde a una pari corposità nella trama, ovvero ci sono 40 episodi ma non ci sono eventi o sviluppi nella trama che giustificano la presenza di così tanti episodi. E quindi cosa succede? Che gli sceneggiatori ricorrono al cosiddetto effetto filler, quindi inseriscono sottotrame che non c'entrano niente, gli equivoci tendono ad essere portati avanti fino proprio al logoramento delle relazioni e anche della pazienza dello spettatore. E tutto questo cosa fa? Va a pesare, a gravare sulla qualità della trama. E quindi io personalmente tendo ad annoiarmi molto e sinceramente se voglio annoiarmi non voglio farlo davanti a uno schermo, lo faccio altrove. Anche perché un prodotto di intrattenimento che genera noia nello spettatore vuol dire che ha un po' toppato e ha un po' toppato alla grande. Detto questo, la mia ricerca di drammi cinesi che valgono la pena di essere visti non si fermerà. Comunque, torniamo a bomba. My Dramalist, l'ho detto l'altra volta, il mio sito Bibbia per il reperimento di qualsiasi informazione riguardante i drammi di produzione asiatica, ha queste classifiche, il ranking appunto che si basa su un punteggio dato dagli utenti dei drammi e la popolarità che è la frequenza delle visite sulle pagine appunto dei singoli drammi. Ovviamente il punteggio ha un risvolto molto più immediato sulla classifica, mentre il numero di visite della pagina può richiedere un tempo di assestamento maggiore nel posizionamento in classifica. La media matematica ha un effetto immediato e queste classifiche di ranking sono in continuo cambiamento, tant'è che le classifiche che io diedi durante il video dei drammi coreani sono già cambiate, almeno la top 3 dei drammi coreani nella classifica di ranking. Parlo ovviamente perché dicevo l'effetto della recensione del voto è molto più immediato nel posizionamento. Le 3 posizioni in testa alla classifica sono già cambiate, ci sono altri 3 drammi che proprio non comparivano nemmeno nella top 10. Però insomma è il funzionamento della media matematica. Detto questo, io direi che possiamo iniziare. No, non è vero, non possiamo iniziare, ho ancora un pezzettino di premessa da fare. Allora, drammi cinesi, dicevo, veramente un mondo che si divide in 3 macro settori. Ci sono i drammi cinesi storici, che sono tuttora i miei preferiti, i drammi cinesi moderni e poi c'è questa grande, macro, enorme sezione dei drammi cinesi fantasy. Il mio problema
con il dramma cinese fantasy, pur essendo un'estimatrice del fantasy in generale, è che spesso si rifanno a un mondo le cui caratteristiche, le cui regole spesso non sono spiegate dallo sceneggiatore. Il fantasy nei drammi cinesi ovviamente ha mille applicazioni, perché ci può essere il fantasy nel mondo moderno, ci può essere il fantasy quello fantascientifico tecnologico con gente che salta mondi, che entra nei videogiochi, eccetera, eccetera, e poi c'è questa sottocategoria che in realtà è una macro categoria che si chiama Shansha, pronuncia cinese ovviamente creativa. Shansha è il cosiddetto, io lo chiamo il fantasy spinto, quello che coinvolge poteri magici, creature fantastiche, animali fantastici e dove trovarli, coltivazioni di energia per salire di livello, vari mondi fantastici e che è fortemente radicato nella tradizione mitologica cinese, che è molto molto vasta. Ora, ripeto, il problema che io ho con lo Shansha nello specifico è che probabilmente per gli sceneggiatori non è necessario spiegare le regole del gioco, perché forse, e questa è la spiegazione che mi sono data io, poi può essere che in realtà ci siano altre mille ragioni. Probabilmente lo spettatore tipo nella testa dello sceneggiatore che scrive un dramma di genere Shansha è una persona che comunque condivide la conoscenza di questo background mitologico, quindi c'è una cultura di base condivisa. Spesso questi drammi fanno riferimento a webtoon o a web novel e quindi magari gli spettatori del dramma hanno già fruito della versione letteraria della storia. Il problema è per i poveri tapini come me che di queste storie e di questo contesto culturale mitologico sanno ben poco. E quando mi trovo a provare a guardare un tipo di narrazione del genere, guardo i personaggi che fanno le imprese più mirabolanti del mondo e quello che mi chiedo è sì, come dicevo prima, quali sono le regole di questo gioco? Ovvero, questi personaggi, questo mago dei mondi che tu mi stai presentando che può fare cose strabilianti, dove ha il suo limite? Qual è il limite del suo potere? Perché è la stessa cosa in realtà anche per i drammi moderni, ambientati nel mondo reale. Non c'è bisogno in quel caso di spiegare le regole del mondo reale, perché lo spettatore ci vive, è immerso in quel mondo e quindi ha più che familiarità con le regole che governano tale mondo. Un esempio su tutti, la vita e la morte. Se un personaggio in un dramma moderno a un certo punto muore, io so che dopo 2 puntate non può ricomparire sulla scena. Se tu mi dici che questo è un dramma moderno senza elementi fantastici, perché andrebbe a contraddire le regole del mondo e quindi io dico mi stai prendendo per il naso, questa storia non rispetta le premesse in cui è nata e quindi io non la guardo più, perché il patto fra sceneggiatore, storia e spettatore è venuto meno, perché non sono state rispettate le regole. Nel mondo fantasy, ovviamente, ogni autore, ogni creatore del mondo stabilisce e definisce anche le regole, ma lo spettatore che si trova a vedere una storia di questo genere deve essere a conoscenza di queste regole per riuscire a seguire la storia, per riuscire a credere che sia legittima. Se a un certo punto il mago dei mondi muore, io, spettatore, posso anche accettare che dopo 2 puntate ritorni sulla scena, ma tu sceneggiatore che hai scritto la storia, tu autore, mi devi aver spiegato prima
che questo mago dei mondi ha, non so, 9 vite come i gatti, e quindi so che all'inizio della storia è alla sua sesta vita, e quindi se muore dico ok, è plausibile che lui ritorni sulla scena perché so che ha ancora 3 vite. Ok? Se muore dopo la nona vita e mi ritorna sullo schermo, allora di nuovo viene meno il patto di fiducia fra storia e spettatore. Ecco, il mio problema, come dicevo, è che spesso queste regole, il framework entro cui si possono muovere i personaggi, il framework che muove il mondo fantastico, non viene esplicitato, e quindi diventa per me molto difficile capirlo e seguire le varie evoluzioni che man mano hanno luogo nei vari episodi. È un mio limite? Possibile. È un limite dello sceneggiatore? Anche questo è possibile. Fatto sta che per quanto mi riguarda devo ancora trovare un dramma fantasy Shansha che sono riuscita a iniziare e a portare a termine con successo. C'è anche da dire che queste storie di solito sono estremamente lunghe perché sono sempre molto intricate, ci sono vari mondi in conflitto, vari esponenti dei vari mondi, maledizioni, gente che appunto muore e dopo 300 anni però ritorna in vita, eccetera, eccetera. Sono molto anche contorte da seguire, e se già la storia è molto corposa e mi viene meno il manuale di istruzione per riuscire a seguire la storia, capite bene che io dopo 3 puntate mi sento smarrita come un bimbo sperduto e dico vabbè, vado a guardare qualcos'altro in cui non devo fare così fatica per stare al passo con l'evoluzione, per capire il contesto, la cornice entro cui si muovono i personaggi. Bene, adesso dovrei proprio aver detto tutto, ma in caso ci rivediamo alla fine di tutte le classifiche per tirare le somme. Allora, io vi presento i drammi come l'altra volta con una spiegazione un po' sommaria perché non li ho visti tutti, ovviamente. Queste sono classifiche degli utenti del web di qualsiasi provenienza geografica. Vi do la votazione e cerco di inquadrarvi quantomeno il genere. Parto però dal numero 10, partiamo con il ranking, classifiche drammi cinesi Tag Romance per ranking, quindi votazione degli utenti. Parto dalla posizione numero 10, dicevo non come l'altra volta che sono partita prima, genio dalla lampada. Allora, posizione numero 10, Eternal Love. Questo è un dramma fantasy che è l'esempio proprio calzantissimo di quanto ho appena finito di dire del genere Shansha. Personaggi provenienti da vari mondi, gente che muore, gente che ritorna in vita dopo x mila anni, gente che passa da un mondo all'altro, perde la memoria ma poi si ritrova, ma poi perché sì, ma poi perché no, volpi con 9 code, eccetera eccetera. Un casino proprio totale. Io ho provato a vedere delle clip sparse e in realtà più che capire i pochi eventi dei pochi minuti della clip, non sono riuscita ad andare oltre quello. E francamente il nocciolo poi sta tutto qua. Se una persona non capisce quello che sta succedendo, difficilmente riesce ad apprezzarlo. E c'è da dire che questo dramma, che ha un punteggio di 8.8, non ha mai scardinato la mia volontà di tenermi a una certa distanza dal genere fantasy cinese. Alla posizione numero 9 un dramma che non mi ricordo se è del 2023 o della fine 2022, credo che sia di inizio 2023, un grande successo. Love Between Fairy and Devil, 8.9 come punteggio, genere fantasy, c'è questo demone cattivo dei cattivi che vuole conquistare il mondo, quindi fa delle cose assolutamente proibite e inaudite e terribili. L'unica persona che potrebbe farlo rinsavire è questa dea misteriosa che però è scomparsa x mila anni prima e di cui nessuno sa più nulla. Finché arriva sulla scena questa fata di ordine assolutamente inferiorissimo e succedono cose tra lei e questo demon.
Ne ho sentito parlare bene. Questo, ecco, mi incuriosisce, pur essendo un altro esponente di questo stesso genere che mi crea perplessità a monte. Forse lo guarderò, non lo so, però è un dramma che mi mette un po' di fastidio, nel senso che mi fa sempre sorgere la domanda, lo guardi, ma perché non lo guardi? Cioè mi mette sempre un po' la pulce nell'orecchio per istigarmi alla visione. Non lo so se cederò, ma sono abbastanza propensa. Prima o poi è possibile che io lo guardi. Se l'avete visto, ditemi cosa ne pensate. Alla posizione numero 8, Bigino, ragazzi miei, perché io le liste e la memoria proprio siamo two worlds apart. Allora, The Story of Ming Lan, punteggio di 8.9, dramma storico. Ragazzi miei, 78 puntate. 78 puntate sono tante. Allora, la storia è di questa tizia che è tipo la sesta figlia di un nobile, figlia di una concubina, quindi di ranghi assolutamente inferiori, che ha sempre dovuto un po' arrabattarsi perché il suo status, pur essendo figlia di nobile, è figlia di concubina, già questo le dà uno status abbastanza basso all'interno della casa. E quindi deve sempre un po' arrabattarsi per cercare di non soccombere ad altre personalità un pochino più forti anche dal punto di vista gerarchico all'interno della casa. Incontra questo tizio che invece ha status, ha posizione, ha benessere economico e ha anche la tendenza a parlare in maniera molto chiara e trasparente, dicendo pane al pane e vino al vino. Cosa che però crea la sua stessa disfatta perché questo suo atteggiamento viene usato dai nemici e quindi lui si ritrova un giorno senza status, senza posizione e senza sicurezza economica. I due intrecciano un sodalizio per riuscire a rimettere a posto, per riuscire a riparare i torti subiti e riprendere possesso, soprattutto lui, di quanto ha perso. Allora, la trama, io questo dramma non lo conosco, non ho visto clip. La trama mi suona molto interessante. I 78 episodi, sinceramente, molto meno interessanti. Dovrei guardare qualche clip, ma 78 episodi sono veramente tanti. Soprattutto, ripeto, considerando quanto ho detto prima, sono veramente necessari? C'è una storia davvero così elaborata da necessitare di tutto questo tempo? Magari c'è, non è che sto dicendo che non sto bocciando a prescindere i drammi con tanti episodi. Ok, voglio che questa cosa sia chiaro perché mi è già stata mossa come critica. Mi ricordo che in un video passato una persona disse: ma se tu critichi i drammi storici solo perché sono lunghi, vuol dire che non hai capito nulla. Ok, è possibile che io non abbia capito nulla. E la cosa che non ho capito è perché ci sia bisogno di mettere così tanti episodi se la trama si siede in così tanti punti, se gli eventi non giustificano un numero così lungo di episodi. Io non, cioè, tu mi puoi creare anche un dramma di 1500 episodi, ma deve succedere qualcosa in ogni episodio, la trama deve progredire, ci devono essere degli sviluppi, dei cambiamenti, cioè un'evoluzione, altrimenti in 1500 episodi cosa me li metti a fare? Cioè cosa sono? Cioè Beautiful allora, in cui succede di tutto e non succede niente nello stesso tempo, ecco. Io voglio che il tempo che dedico a un dramma, di qualsiasi provenienza, di qualsiasi produzione, sia giustificato da quello che vedo sullo schermo, altrimenti è una perdita di tempo e il mio tempo lo perdo altrove.
Ecco, questa era la mia risposta. Alla posizione numero 7, Meet Yourself, un punteggio di 8.9, dramma moderno. Anche questo è un dramma che ha sollecitato la mia curiosità. Ho visto delle clip brevissime, ma di nuovo leggendo la sinossi ho detto, c'è qualcosa che mi potrebbe intrigare. Allora, lei che lavora in una grande città, come è impiegata nel settore degli hotel. Ha un lavoro comunque di prestigio, però a un certo punto entra in crisi perché la sua migliore amica muore. E quindi questo evento luttuoso sconvolge la sua vita. Si trasferisce in una cittadina di periferia dove incontra un altro tizio che ha fatto per le sue ragioni una scelta analoga, ovvero lasciare la vita di città e un lavoro prestigioso per spostarsi in un posto più tranquillo, e ci sono delle interazioni. Mi intriga, ecco. Anche questo è un dramma del 2023 che gravita nella mia sfera di attenzione, quindi prima o poi ci arriverò. Alla posizione numero 6, con un punteggio di 9 punti, Go Ahead. Dramma moderno centrato sulla storia di questi tre ragazzi che si incontrano durante gli anni delle superiori, se non mi ricordo male. E tutti e tre vengono da tre situazioni familiari un po' disagiate, e quindi diventano loro tre la famiglia di loro stessi. E la storia segue appunto le loro vicende dagli anni delle superiori fino all'età adulta. Tra l'altro sono due ragazze e una ragazza, la ragazza poi si mette con uno dei due. Io ho visto diverse clip di questo dramma, ne ho sentito anche parlare molto bene, ma ogni clip non è riuscita minimamente a scalfire il mio interesse. Mi ha lasciato proprio una totale, nella totale indifferenza, come posso dirlo? Nonostante, ripeto, io abbia letto cose molto positive a riguardo sulla descrizione della psicologia dei personaggi, cioè non riesco a entrare perché non mi incuriosisce per nulla, e questo è quanto. Posizione 4 e 5 le metto insieme perché è lo stesso dramma, è un dramma anche questo del 2023 e sono stagione 1 e stagione 2, che è Love Like the Galaxy. Parte 1, entrambi hanno un punteggio di 9 punti, parte 1 l'ha messa al quinto posto e parte 2 l'ha messa al quarto, ma in realtà poco importa. Un totale complessivo di 56 episodi. Anche dramma storico questo, la storia di un generale che è tipo figlio adottivo della famiglia reale, che deve cercare di capire cosa è successo alla sua famiglia d'origine che ha fatto una brutta fine. Lei invece, cresciuta lontana dalla famiglia, che è impegnata anch'essa nell'esercito, mi sembra, cresciuta male, con un po' di negligenza presso una zia, si deve un po' arrangiare e bastare a se stessa. I due a un certo punto vengono promessi, vengono fatti fidanzare dall'imperatore, però ci sono varie incomprensioni dovute soprattutto alla missione che lui vuole portare a termine, ovvero fare luce sulle sorti appunto della sua famiglia d'origine e cose varie. Allora, l'attrice principale non è la mia preferita, è un'attrice che secondo me non è, non è pessima, però la trovo molto uguale a se stessa in tutte le sue performance. Tuttavia, ho visto diverse clip e quindi dico, tuttavia c'è qualcosa nella storia che mi intriga. E quindi è possibile che io, in un futuro che non so definire se prossimo o remoto, la guardi questa storia. Non ho capito, non so perché la storia è stata divisa in due parti, ma so che le regole dell'intrattenimento cinese tendono ultimamente a preferire dei drammi che non vadano per una stagione singola oltre i 40 episodi. Qua siamo, ripeto, complessivamente sui 56, quindi è possibile che sia stata fatta questa divisione per rispettare queste nuove regole.
Such is life. Posizione numero 3, When I Fly Towards You, 9 punti, dramma moderno, che io ho recensito e che mi è piaciuto molto. La storia d'amore di questi due ragazzi che si incontrano alle superiori e sviluppano dapprima un'amicizia e poi una storia d'amore e la storia segue appunto le vicende di loro e del gruppo di amici dagli anni delle superiori fino all'età adulta. Molto 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 carino davvero. Posizione numero 2, Joy of Life. Di nuovo un punteggio di 9 punti e siamo qua a 46 episodi. Un dramma fantasy. Allora, ambientazione inizialmente moderna, poi si sposta in un'ambientazione storica. Il protagonista è il figlio illegittimo di un ministro delle finanze e ha una madre che è una figura un po' enigmatica, che non è sulla scena, cioè, però diciamo c'è questa aura della madre che aleggia un po' su di lui. Lui viene cresciuto dalla nonna fuori, lontano dalla capitale e da un maestro di arti marziali cieco. A un certo punto ritorna alla capitale dove incontra la sua promessa sposa, l'imperatore gli dice sì, tu prenderai in mano le sorti dell'impero del Ministero delle Finanze, come a quanto pare sembra di aver capito, già faceva la madre. E lui però si ritiene una persona molto poco importante, cioè proprio di poca rilevanza, e non si spiega perché ci sia della gente che continua a volergli fare le penne. E quindi ecco, in questo suo nuovo ambiente nella capitale cerca di scoprire di più riguardo alla figura della madre e succedono cose. 46 episodi questa stagione, so che c'è in progetto, ho letto, una nuova stagione per il 2023 perché questa storia fa parte di una trilogia. So che c'è dentro anche l'uomo più bello del mondo in un ruolo secondario. Anche qua la trama la trovo intrigante. I 46 episodi mi fermano un po', mi ferma ancora di più il fatto che ci siano altre 2 stagioni, tra l'altro che devono ancora uscire, probabilmente, che non so se sono già state pensate e messe in atto o se non, cioè proprio siamo ancora allo stato preventivo della seconda stagione. Però come storia mi intriga. Non ho visto clip, ho visto solo la locandina e ho riconosciuto l'attore principale che ha fatto un dramma che io ho detestato, che era uno dei Novoland, osceno, e mi ricordo che aveva gli occhi azzurro Photoshop. Non ho un'impressione perché non ho visto clip. Leggendo la sinossi di nuovo sembra molto interessante. Staremo a vedere se mi capiterà l'occasione. Di certo uno scalpito, ecco. Siamo già arrivati in cima alla classifica perché siamo alla posizione numero 1 con Hidden Love. Dramma del 2023, 9.1 come punteggio, dramma moderno, di nuovo la storia d'amore tra questi due tizi che inizia come una cotta di lei verso l'amico del fratello che è 5 anni più grande. I due si conoscono quando lei ha 14 anni e poi si mettono insieme quando ha 19 anni. Questo è un dramma che ha avuto veramente un successo proprio strepitoso e che però fa parte dei drammi che io non sono riuscita a portare a termine. Ho abbandonato all'episodio 18, mi sembra su 24/25, non mi ricordo. Il mio grande problema con questo dramma è tutto il segmento pre-storia d'amore. Dicevo, i due si conoscono quando lei ha 14 anni e lui ne ha 19 e lei ha una cotta per lui, come può capitare a qualsiasi ragazzina nei confronti dell'amico figo del fratello. Il mio problema è il modo in cui è rappresentato lui, che ha sempre questo atteggiamento molto ambiguo nei confronti di lei, soprattutto, ripeto, nel segmento, e mi riferisco all'età di lei, 14-19. È troppo coinvolto, troppo attento, troppo, perché
E secondo me quindi questa cosa l'hanno resa molto male, perché può essere davvero molto facilmente fraintendibile, perché in questo caso abbiamo lui che è figo e lei che ha una cotta per lui. Ma se tutte le attenzioni che lui le dà, ripeto, soprattutto in questo segmento 14-19, fossero state date da un ciospo, ehm, e di cui verso cui lei non nutre assolutamente nulla, sarebbero state ancora così carine come ci vuol far credere il dramma? No, no, perché cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, cioè queste attenzioni sono fuori luogo. Io capisco che gli sceneggiatori vogliono farci credere che lui sia una brava persona, aperta verso tutti, sempre molto disponibile. Però secondo me questa sua disponibilità verso una ragazzina, soprattutto in questa fascia di età in cui 5 anni, che in termini di valore assoluto non sono una grande differenza di età, ma in questo frangente 14-19 sono tanti, ehm, loro vogliono far credere che questa sua disponibilità sia assolutamente innocente, ma purtroppo non sembra così. Mi spiace, sarò io che penso male, però a me ha fatto un po', non lo so, storcere il naso. Tra l'altro mi è capitato di vedere anche delle clip. Ho visto una clip perché poi loro si incontrano quando lei ha 14 anni e lui le fa un favore. Poi si incontrano di nuovo quando lei ha 17 anni, cioè le viene il ciclo a sta ragazza, e questo qua amico del fratello, cioè lei ha 17 anni, quindi lui ne ha già 22, cioè va al supermercato a prenderle gli assorbenti, cioè anche meno, eh? Ripeto, capisco la disponibilità, ma c'è un limite tra essere una persona carina, essere una persona gentile e scavalcarlo questo limite. E in certi casi è meglio magari mantenere certe distanze. Dicevo, ho visto una clip in cui loro poi si incontrano quando lei va all'università, quindi lei ha 18 anni. 18 anni, età ormai è maggiorenne, e si incontrano casualmente dopo, cos'è, un anno che non si vedono, 2 anni che non si vedono, allora forse si erano visti quando lei aveva 16 anni, nella storia degli assorbenti, vabbè, poco importa. Lei ha 18 anni, è fuori al karaoke con le amiche e ogni sera deve chiamare i genitori. Quindi, mentre è fuori a festeggiare il compleanno della compagna di università, a un certo punto dice: ascoltami, amica, io devo chiamare mia madre, però se la chiamo con tutto questo frastuono, lei altro che mangiare la radicchia, che non sono dove dovrei essere, ovvero nel mio dormitorio. Quindi tu festeggia, buon compleanno, tutto quello che vuoi, io rientro, che così chiamo mia madre e non si creano casini. Lui la incontra casualmente, si scambiano due parole, cicicocò, e lei poi appunto rientra nella sala del karaoke per dire tutte queste cose all'amica ed esce. E lui è lì che l'aspetta dopo 2 anni che non si vedono, che non si sentono. È questo che intendo quando dico che il suo atteggiamento è un po' troppo interessato, un po' troppo coinvolto, un po' troppo, ok? E va oltre il semplice essere una buona persona, cioè sconfina un po' nel creepy, per capire, per usare un termine inglese. E questo è il motivo per cui io non sono riuscita ad apprezzare del tutto la storia. Cioè, se si fossero visti una volta, quando lei aveva 14 anni, lei ha la sua cotta, che è più che legittima, e poi non si vedono più finché lei non ha 19 anni e si conoscono nuovamente, senza tutto questo intermezzo di supposta buona disponibilità, ma di fatto situazioni e atteggiamenti un po' discutibili, sarebbe stato molto meglio. Tra l'altro, secondo me, e lo dissi già in quel video, lo ripeto giusto per concludere il discorso, anche gli sceneggiatori hanno avuto un po' la coda di paglia, perché rimarcano in una maniera quantomeno sospetta il fatto che loro due si mettano insieme quando lei ormai ha 19 anni. Ma lui non si innamora finché lei non è maggiorenne, vabbè.
Bau, e chiudo questa cosa. Bene, questa era la top 10 per quanto riguarda il ranking. Adesso passiamo alla classifica in termini di popolarità. Oh mio Dio, mi cascano le braccia e mi viene simultaneamente il vomito nel vedere la posizione numero 10, che è il dramma Well Intended Love, punteggio di 7,5, che secondo me è già molto alto. Questo dramma è un no, proprio un no alla Mara Maionchi, un dramma brutto, ok? Dramma moderno. Abbiamo lui, che è un CEO, è anche insomma di bell'aspetto, quindi allora è ricco, famoso e moderatamente attraente a seconda dei gusti personali. Non è un ciospo, ecco. Si innamora di lei. E quindi che cosa fa per indurre lei a venirlo a cercare? Falsifica una diagnosi medica della protagonista facendole credere di avere la leucemia e che lui è l'unico donatore compatibile di midollo. Allora, se questo non è un comportamento da stalker psicopatico, io non so cos'altro lo possa essere. E il fatto che ci vogliano vendere questa cosa come il non plus ultra del romanticismo a me fa venire da vomitare. Ecco, basta, non dico altro su questo dramma. 7,5 comunque è un voto oltre quello che si merita. Alla posizione numero 9 abbiamo Go Ahead con il punteggio di 9 punti che abbiamo ritrovato alla posizione numero 6 già nella classifica di ranking. Alla posizione numero 8 You Are My Glory. You Are My Glory ha un punteggio di 8,8, un dramma moderno e secondo me è una delle storie d'amore meglio raccontate con contesto moderno in un dramma cinese. Allora, i due protagonisti si conoscono dalle superiori, lei si innamora di lui, ma lui non gliene frega una cippa. Si rincontrano 10 anni dopo, quando lui, che ovviamente è un genio, perché cosa ve lo dico a fare che è un genio, è ovviamente scontato, è in un momento di crisi personale perché ha seguito la sua passione quindi di impiegarsi nell'industria aerospaziale, però questa professione non è molto remunerativa e quindi sta cercando di capire se vuole fare la fame seguendo la sua passione o se vuole invece il benessere economico seguendo qualcosa che non lo soddisfi a livello personale tanto quanto appunto l'impegno nell'ingegneria aerospaziale. Lei invece, che era una ragazza normale, non troppo stupida, non una cima, è diventata un'attrice famosissima. I due si rincontrano, lei ha ancora un debole per lui, pian piano si conoscono di nuovo e si innamorano, inizia una storia d'amore che è veramente una di quelle raccontate meglio, perché è un amore maturo di due persone che comunicano, che vogliono, che viene fatto vedere che vogliono stare insieme, che hanno piacere a stare insieme, che si supportano nelle rispettive carriere. È proprio bello, cioè secondo me è uno dei drammi cinesi come storia d'amore, è una delle storie d'amore migliori che potete vedere. E se c'è una persona che vuole approcciarsi ai drammi cinesi e vuole una storia romantica, questo sicuramente è uno dei miei consigli top, perché è proprio bello. Posizione numero 7. Go Go Squid, votazione 8,5, contesto moderno. Siamo nel contesto degli esports, che è una disciplina molto popolare in Asia, non altrettanto in Italia. In Italia credo che sia una cosa molto più di nicchia. Lui è il capo di una squadra, ovviamente super figo, super bravo, eccetera, eccetera. Lei che ha 10 anni di meno, ma è una mezza genia a sua volta, stranamente, perché di solito purtroppo le protagoniste dei drammi cinesi, prescindere dal genere, spesso sono stupide come le capre. Con grande rispetto per le capre che non sono così stupide, però veramente, cioè, le fanno sempre rimbambite, che è una cosa che a me personalmente dà un gran fastidio. Invece perlomeno qua ha messo una persona con sulla carta quantomeno della materia grigia messa a buon uso.
Lei lo vede, si innamora e inizia a stalkerarlo, ovviamente, perché questo è l'iter classico per la nascita di una storia d'amore tra i due protagonisti, purtroppo. E i due a un certo punto si mettono insieme, vincono la resistenza delle famiglie, soprattutto della famiglia di lei, anche perché lui ha 10 anni di più, e vissero tutti felici e contenti, eccetera, eccetera. Carino, non eccelso, però carino, dai, ci può stare. Posizione numero 6, Accidentally in Love, un dramma che io non conosco, vi racconto la trama per come l'ho letta. Lei è un'ereditiera che fugge da un matrimonio combinato e va in periferia in un paesello sperduto. Qui incontra un idol, mi sembra, con cui ha già avuto dei battibecchi in passato perché mi sembra che loro si conoscessero dai tempi della scuola e ovviamente è un classico esempio, una classica situazione da nemici ad amanti. La votazione di 7.9 non mi fa ben sperare. Non ho visto clip, non mi attira minimamente, sono sincera. Alla posizione numero 5, Falling into Your Smile, con una votazione di 8.7. Di nuovo, contesto, dramma moderno ambientato nel mondo degli sports. Stavolta abbiamo una squadra in cui il protagonista maschile è il capitano, ovviamente genio, lo ripeto giusto ma sarebbero proprio parole al vento perché è Sava Sandir che è un genio, e lei è la prima giocatrice donna ad entrare in una squadra impiegata nei tornei a livello professionale. Nasce questa storia d'amore e vissero tutti felici e contenti vincendo il titolo dei super campioni del mondo, eccetera, eccetera. L'ho visto con tanto avanti veloce perché ho letto tante recensioni molto positive riguardo a questo dramma, eppure quando l'ho guardato mi ha lasciato un po' di sensazione di inconsistenza, acqua fresca, non mi ha lasciato il segno, ecco, nonostante, ripeto, sia molto 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 amato. Alla posizione numero 4, A Love So Beautiful, 8.3. Dramma moderno, di nuovo stessa storia di due che si incontrano alle superiori e a un certo punto si mettono insieme e viene seguita la loro storia fino all'età adulta. Ho visto delle clip, sì, e mi hanno fatto venire il latte. Questo tipo di storia, proprio con questo sviluppo anche dal punto di partenza fino all'arrivo, fino alla fine del dramma, che segue le vicende di una coppia, spesso anche nell'ambiente in cui questa coppia è inserita, è molto, molto diffuso, cioè esistono veramente molti drammi fatti così. When I Fly Towards You è un esempio. Però ecco, quando io ho visto le clip di questo dramma specifico, A Love So Beautiful, che ha avuto comunque di nuovo recensioni molto positive e pareri molto lodevoli, che lo lodavano parecchio, non ho sentito la stessa cosa, anzi veramente, ripeto, la sensazione del latte alle ginocchia, di una narrazione anche un po' stucchevole se vogliamo, però è proprio una mia impressione a distinto e soprattutto molto superficiale perché non ho visto molte clip, essendo stata appunto la mia prima reazione è questa. Al numero 3, Put Your Head on My Shoulder, stesso esempio della storia, stesso contesto, stesso tipo di storia del dramma precedente, però il punto di partenza non sono le superiori ma sono l'università. Inoltre i due protagonisti inizialmente non si possono vedere, poi lui ovviamente è un genio, non so se l'ho detto ma è un genio, a un certo punto si trovano a dover coabitare forzatamente, grande storia d'amore, grandi secchi di latte alle ginocchia. Anche qua ho visto delle clip e non mi hanno detto assolutamente nulla, quindi wow. Oh God. Al numero 2, Meteor Garden. 7.9. Meteor Garden è la versione cinese di Boys Over Flowers, un dramma da cui io cerco di tenermi più alla larga possibile perché proprio detesto la storia.
Penso che anche il nome del manga originale sia Meteor Garden. Allora, la storia di questi quattro bulletti del piffero che sono in questa scuola super prestigiosa. A un certo punto arriva la ragazza dei quartieri poveri che è entrata in questa scuola prestigiosa, non si sa come, sì, ci sarà la ragione, ma a me non interessa. E ovviamente il più bulletto dei bulletti, il capo dei bulli, si innamora di lei perché lei è l'unica che cerca un attimino di metterlo al suo posto. Vabbè, wow. Non so nulla della versione cinese perché non ho un astio così marcato come ce l'ho nei confronti della versione coreana perché la conosco di meno. E la conosco di meno perché la versione coreana proprio mi è bastata per quelle poche clip che ho visto, proprio mi è venuto lo schifo e quindi non vado a cercarmi il freddo per il letto andando a investigare altre versioni di una storia che già di partenza non mi piace. So che anche questa è una storia molto amata, però ragazzi miei, a me proprio fa accapponare la pelle ogni volta che ci penso. Alla posizione numero uno, mamma mia, siamo stati super svelti. Ecco, questo è un dramma che non mi sarei mai aspettato in cima alla classifica di popolarità. Love 020 con un punteggio di 8.3. Allora, dramma moderno in cui i due si incontrano, mi sembra, all'università. Lui è il più figo del mondo, è ovviamente un genio, mi sembra proprio di ripetere le cose come un disco rotto, se non fosse che parlo di drammi diversi, ok? L'avessi detto la stessa cosa per lo stesso dramma, invece sono anche drammi diversi, ma lui è sempre un genio. Ma lei è anche una che si sa difendere. La storia è carina in sé, è troppo perfetta. È troppo perfetta da risultare a tratti asettica barra un po' noiosa, fra virgolette. È l'eccesso di perfezione che diventa quasi piatto. Non so come spiegare questa cosa. Il protagonista è lo stesso di You Are My Glory, tant'è che nella mia testa, secondo me, Love 020 è tipo la brutta copia, esatto, la brutta copia di You Are My Glory. Love 020 è precedente, quindi ci sta proprio anche in termini di linea del tempo come ragionamento riguardo ai due drammi. Loro due sì, sono carini, sono bellini, sono troppo perfetti dal punto da risultare quasi noiosi. Però ecco, non è malvagio, non è malvagio. Ecco, queste erano le due classifiche di ranking e popolarità dei drammi cinesi Content Romance presenti su My Drama List. Posso esimermi dal dare le mie preferenze personali? Ovviamente no. Vi do quindi 5 titoli partendo da un web drama. Il web drama è Night of Love with You. I web drama sono quei drammi che hanno gli episodi dalla durata estremamente breve e che spesso si trovano compattati in un video unico su YouTube. Io vidi questo web drama per caso e mi ha fatto ridere, è perché è fatto in maniera molto intelligente e va a prendere in giro quelle scenette, quelle specie di scene cliché dei drammi cinesi che spesso causano un po' di fastidio barra cringe nello spettatore. È la storia di questa tizia che di solito interpreta nelle storie la cattiva, ma a un certo punto per un bug del sistema si ritrova catapultata in una storia come la protagonista e quindi lei non è avvezza a fare la parte di quella buona. In più si sente inesorabilmente attratta dal cattivo, per cui i due devono cercare di portare avanti la loro storia d'amore senza soccombere al fatto che vogliono costantemente uscire dal ruolo che la storia impone loro. Molto interessante. Bene, poi saranno a maggioranza drammi storici. Night of Love with You ha una votazione di 8.1, che non è male. Made in Holmes, votazione di 8.4, dramma storico. C'è la protagonista che si veste da uomo, quindi abbiamo del cross-dressing, e si veste da uomo perché vuole investigare le responsabilità dietro allo sterminio della sua famiglia avvenuto anni prima. Sulla sua strada incontra questo principe che fa parte ovviamente della famiglia reale, che è stato un generale ma si è ritirato e sembra non fare nulla, farti un po' la bella vita dalla mattina alla sera. In realtà questa è una copertura che lui ha messo in atto perché anche lui ha delle cose del suo passato che vuole chiarire.
I due formano questa alleanza, ovviamente Maiden Holmes rimanda a Sherlock Holmes, quindi ci sono delle indagini da affrontare per portare poi alla luce la verità riguardo alle rispettive problematiche del passato. Molto bello, molto carino. Lui è uno dei protagonisti maschili che io preferisco in assoluto nei drammi cinesi. È fatto bene, è recitato bene, è scritto bene, cioè proprio lui è un personaggio figo, figo non solo perché è un bel ragazzo, tra l'altro l'attore era tipo una delle sue prime esperienze recitative, ha fatto secondo me un lavoro superlativo, ma è proprio il personaggio, è come è scritto che è un personaggio figo, è bello da vedere, mi è piaciuto tantissimo. Uno degli incipit dei drammi anche che mi ha convinto di più, mi è piaciuto molto perché entra proprio nella scena e fa subito già capire le peculiarità dei due personaggi. Bello, 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 ve lo consiglio assolutamente. Un altro consiglio che vi do è General's Lady con una votazione di 8.3. General's Lady, storia di un matrimonio combinato. La figlia di un nobile accetta per salvaguardare la madre di contrarre il matrimonio che è stato imposto dall'imperatore, quindi non è che avesse molta scelta, ed è appunto di contrarre il matrimonio con questo generale dalla reputazione pessima e si vocifera che abbia fatto fuori tipo le, non so se 4 o 3 o 4 mogli precedenti. Quando arriva ai confini del regno, dove questo generale è dislocato appunto per la protezione della frontiera, scopre una persona assolutamente diversa da come è stata dipinta. E dopo un periodo di iniziale baruffa i due si innamorano e quindi c'è questa storia che va avanti mentre lui cerca di investigare il famoso, il solito dramma del passato che questi personaggi hanno. Nei drammi storici spesso c'è una questione in sospeso da risolvere. Spesso c'è anche nei drammi moderni, ma non è detto. Invece nei drammi storici è quasi un must, il che garantisce anche una leva, un trampolino di lancio per lo sviluppo delle situazioni. C'è qualcosa da risolvere e quindi i personaggi dovranno agire in questo senso e quindi succederanno cose e queste cose daranno origine ad altre cose, ad altri eventi, ad altri fatti, ad altri sviluppi e così si va avanti verso l'epilogo. General's Lady ho detto 8.3. Un altro dramma che vi consiglio, A Girl Like Me, votazione di 8.2, di nuovo dramma storico, la mia predilezione proprio esce, anche perché ripeto il dramma storico per sua stessa natura è più dinamico spesso riguardo ai drammi moderni, ok? Appunto perché c'è spesso questa situazione critica da risolvere e quindi è necessario che i personaggi facciano qualcosa. Nei drammi moderni invece a volte c'è, a volte non c'è e quindi la sensazione può essere più di stagnamento, ecco, negli sviluppi. Dicevo, A Girl Like Me, lei, famiglia nobile, imparentata con la famiglia reale, bella ragazza, purtroppo però è stata schienata da due pretendenti, da due fidanzati che prima avevano detto che l'avrebbero sposata e poi l'hanno mollata di punto in bianco e quindi c'è questa macchina della sua reputazione. Lei fa un po' quella a cui non gliene frega niente, però sotto sotto è un po' infastidita anche dalle malelingue. Il problema qual è? È che lei inizia a fare dei sogni in cui vede ci sono delle premonizioni di destino infausto, di sciagura che coinvolgono la sua famiglia, a cui è molto legata. E allora cerca l'appoggio del gentiluomo numero uno della città, che è anche mezzo, è tipo il figlioccio dell'imperatore, però lui si tiene un po' sulle sue, cerca di non darle molto corda, anche perché ha anche lui i fatti suoi da investigare, nella fattispecie le sorti della sua famiglia che invece è morta prima, quando lui era piccolo. A un certo punto i due invece trovano diciamo una quadra, cercando però di portare avanti ovviamente lei la salvaguardia della sua famiglia e lui le sue indagini.
Molto bello, 40 episodi, ecco 40 episodi però sostenuti molto bene dallo sviluppo della trama e una descrizione familiare della famiglia di lei tra le migliori, tra le più positive all'interno di un dramma cinese, soprattutto storico. Di solito le famiglie nei drammi cinesi sono proprio un covo di serpi in cui c'è gente che si pugnala alle spalle e non importa quanto stretti siano i legami di parentela, proprio il tradimento è sempre, si è sempre sul filo del tradimento. Invece qua ci sono delle persone che si vogliono bene genuinamente, che si preoccupano gli uni per gli altri, che vogliono il proprio benessere ed è il motivo per cui lei quando comincia a fare questi sogni che presagiscono la sventura totale della sua famiglia è così preoccupata. Bello, fatto davvero bene, davvero bene. E infine Love Crossed, un punteggio di 8.1, è un dramma moderno slash fantasy slash tecnologico in cui c'è questa protagonista che a un certo punto scarica un'app. Questa app permette di interagire con dei fidanzati virtuali. Ci sono 4 profili disponibili, lei ne sceglie uno e quindi vive questa specie di fantasia con questo fidanzato appunto nella realtà virtuale. Se non che un giorno, per una serie di circostanze, scopre che questi fidanzati virtuali esistono nella realtà, ovvero sono i modelli in carne ed ossa su cui sono modellati i personaggi dell'app e il fidanzato, il personaggio, il fidanzato nella vita reale non è esattamente carino e affabile come quello dell'app. Scopre che questi 4 personaggi in realtà sono tenuti reclusi dal cattivo della situazione appunto per usarli come fonte di dati poi da riversare nella app e quindi tenere le persone, nella fattispecie le ragazze, sempre più agganciate, quindi fare più soldi, eccetera, eccetera. E a un certo punto i ragazzi con la protagonista e una sua amica si mettono, fanno una coalizione appunto per riuscire a fronteggiare il cattivo. È carino, devo dire, molto carino, una buona progressione degli eventi, un cattivo molto convincente, proprio duro a morire, come devono essere i cattivi, perché se li sconfiggi semplicemente spingendolo e buttandolo a terra è anche un po' poco soddisfacente, cioè ci deve essere un po' di conflitto, un po' di tensione nello scontro. E divertente, devo dire, non me lo aspettavo nel vederlo, pensavo, oddio, il solito dramma in cui c'è la realtà virtuale e poi lei non sa fare quel bicchiere. Invece no, lei è sveglia, si sa difendere e è di nuovo un cambiamento piacevole dalle solite protagoniste rimbambite che si vedono nei drammi cinesi. Questo è quanto. Bene, direi che sono giunta alla fine. Ditemi se avete visto qualcuno di questi drama, se avete i vostri consigli da dare ai neofiti che si affacciano sul mondo dei drammi cinesi, se avete opinioni a riguardo ai titoli che sono saltati fuori in queste classifiche e basta. Direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!